Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale IT Problem Solving. Eh, vi presentiamo oggi, approfondiremo oggi insieme uno dei componenti principali di LibreOffice, Writer. Se siete alla ricerca di un software potente e gratuito per la scrittura di documenti professionali, siete nel posto giusto. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e se questo contenuto vi è stato utile non dimenticate di lasciare un like. Cominciamo con l'introduzione a LibreOffice Writer. LibreOffice Writer è un elaboratore di testi completo, parte della suite di LibreOffice. Essendo un software open source, è gratuito e continuamente aggiornato da una comunità di sviluppatori. Se non l'avete ancora installato sul vostro computer, vi consiglio di guardare il mio video, il mio video precedente dove spiego in dettaglio come farlo e soprattutto lo spiego per tutti i sistemi operativi Windows, Linux e Mac. Ora alla, passiamo a vedere la parte. Ecco, andiamo a vedere il documento, aumentiamo un po' perché in questo caso lo zoom è un po', torniamo allo zoom 100% che è il default. Come potete vedere andiamo a introdurre tutti gli aspetti di Writer. Partiamo dall'interfaccia, quindi la prima in alto, vediamo, io guardo di là perché ho il Writer sull'altro video, mentre su quest'altro video ho la registrazione. E fa il menu, la barra dei menu dove abbiamo il comando file, la voce man mano che ve le dico le apro e qui si vedono file, modifica, visualizza, inserisci, formato, stile, tabella, formulario per le formule, strumenti, finestra, aiuto. E questi sono i menu che poi nel dettaglio, per esempio nel menu file c'è la possibilità di aprire un nuovo documento, di salvare, eccetera, eccetera. Andiamo più sotto invece alla barra degli strumenti, che questi consentono l'accesso più veloce a degli strumenti. Invece di passare dal menu si può cliccare direttamente sull'icona. Il primo è nuovo per creare un nuovo documento, adesso si è aperto sull'altro video, eccolo qua, il documento vuoto aperto, si apre con questa poi io posso ingrandirlo o meno. L'altro documento, l'altro tasto è per aprire i documenti sul disco del vostro computer, poi c'è il tasto del dischetto che per salvare, poi questo bottone che è importante per esportare in PDF, la stampa, copia, incolla, taglia, copia e diversi strumenti, incolla formato, poi ci sono questi due tasti molto importanti, per esempio se io cancello, scrivo un testo, poi lo cancello per sbaglio, posso tornare alla versione precedente. Incolla poi via via altri strumenti, controllo ortografico, gli strumenti di formattazione, allineamento del paragrafo, elenchi puntati e numerati. Poi invece nella barra laterale a destra offre l'accesso rapido agli stili. Ecco qua gli stili che posso modificare, gli stili, aprire gli stili e vederli. Questo invece sono le impostazioni della barra laterale, cosa mettere nella barra laterale, cosa vogliamo inserire, possiamo aggiungere delle cose nella barra laterale oppure personalizzarla. Adesso ci sono tutti gli strumenti, c'è questo strumento che per aprire, per cambiare pagina, eccetera. Ecco, per il formato pagina, questo è tutto dedicato ai formati.
Andando avanti, in fondo abbiamo la barra di stato dove c'è la pagina in cui ci troviamo, le parole immesse, i caratteri, lo stile pagina predefinito che adesso è questo condizionato oppure si può andare in corpo del testo che è lo stile di default. E questi sono i menu in basso, appunto mostra tutte queste informazioni, la lingua che in questo momento è in italiano perché l'ho già impostato in italiano. Se voi dovete editare dei documenti in inglese, vediamo poi, vedremo come andare a cambiare la lingua. Per creare un nuovo documento si può fare file, nuovo. Io adesso documento di testo e questo è un nuovo documento di testo. Possiamo chiudere questo o lasciare aperto il precedente. Chiudiamolo questo, tanto ne abbiamo già aperto uno. Ecco, vediamo, creiamo un nuovo documento oppure digitare sull'icona nuovo che è questo tasto qua, questa tendina alla prima a sinistra. Si aprirà quindi la pagina bianca. Adesso cominciamo a scrivere i testi. Usiamo un testo per esempio. Un piccolo testo. Possiamo, adesso qua c'è un errore, poi vediamo, ecco, per esempio per fare il controllo ortografico. Intanto cominciamo a vedere se io volessi far diventare il grassetto open source, schiaccio il bottone grassetto, ecco il grassetto, poi voglio il corsivo, voglio sottolineare qualche cosa, il software sottolineato. Poi c'è una, una cosa buona, per esempio se io voglio inserire un hyperlink, posso selezionare la frase su cui voglio inserire il link, faccio CTRL K e si apre la finestra dei link. Io posso scrivere debian.org per esempio, e questo è diventato un hyperlink e cliccando mi porta a questa pagina. Vedete che ha cambiato colore. Se io clicco si apre la pagina di Debian, solo che si apre sull'altra mia finestra. Comunque permette di creare. Poi si possono cambiare gli stili. Eh, Se io metto questo, voglio fare un titolo del documento, invece dal corpo del testo è sufficiente che apro il menu e scelgo titolo principale e quindi lui lo categorizza come titolo principale. Poi posso inserire un titolo 1 che sono tutti gli stili predefiniti. Vediamo, andiamo a vederli tutti. Titolo 1 e poi potete anche sbizzarrirvi voi, titolo 2. C'è una serie di di stili predefiniti che io posso usare per mettere i vari titoli. Vediamo, titolo 2, perfetto. Adesso ho fatto vedere due stili, poi c'è il titolo 3 e il titolo 4, posso cambiare l'allineamento a destra, mi va di mettere l'allineamento a destra, questo pezzo, vedete che c'è l'icona in alto, questo è il centro, questo è a destra. Poi posso scrivere, andare a capo, un'altra frase, allineamento al centro. Adesso lui ha cambiato, ha messo tutto quello che scrivo da qua in poi, fin quando non cambio l'allineamento rimane sempre con questo stile.
posso mettere invece allineamento al centro, questo diventa un allineamento al centro. Poi in ultimo torno con l'allineamento a sinistra, c'è lo stile giustificato dove posso, per esempio, posso è più evidente quando c'è tanto testo. Ho aggiunto, poi ho messo invece togliamo l'elenco puntato, andiamo col tabulatore all'incontrario, rientriamo. Ok, ecco qua, copia, vediamo. Ok, adesso ho tolto l'elenco puntato e posso mettere lo stile giustificato che è questo. Vedete lo stile giustificato che questo sulla fase sotto non c'è, ma tende con tutto il testo a occupare tutta la pagina. E in ultimo quello che ho visto prima, elenchi puntati e numerati. Elenco puntato. E io all'inizio, quando voglio inserire un elenco puntato, vado a cliccare qua sull'icona elenco puntato, vediamo l'elenco puntato e poi scrivo quello che voglio scrivere, due punti, articolo 1, vado a capo e scrivo un altro articolo. Per esempio, se nell'elenco puntato voglio andare all'interno, mettere un sottoelenco, posso col tabulatore mi sposto all'interno, sottoelenco. Di nuovo vado avanti per un po' di punti, non ho scritto niente, lui si ferma. Adesso sto scrivendo un po' di cavolate, adesso torno, poi voglio tornare indietro, torno qua. Se poi voglio trasformare questo elenco puntato, seleziono tutto in elenco numerato, clicco qua, ecco è diventato un elenco numerato perché ci sono due elenchi, eccolo qua. Lo seleziono e lo trasformo in elenco numerato perché questo probabilmente non fa parte dello stesso sottoelenco, quindi finisce. In effetti se voglio passare da questo, inserire un punto 3, punto 3, poi metto tabulatore, shift tabulatore, eccolo qua, non si voleva muovere, però adesso ha preso l'elenco puntato perché questo sottoelenco è l'elenco puntato, però con queste icone potete scegliere i vari stili e personalizzare gli elenchi puntati, i vari tipi di indentazioni che ci sono qua e potete modificarli, cambiare i marcatori. Andiamo avanti col prossimo argomento che è l'utilizzo degli stili. Vediamo il pannello degli stili che lo vediamo sul pannello laterale, possiamo fare stili, gestione stili oppure F11 come vedete stile, gestione stili oppure il tasto funzionale F11. Qua in questa realtà non funziona perché
non si apre qua, comunque è qua, forse nell'altra icona, comunque ci abbiamo qua nella barra, basta aprire di qua la gestione degli stili di qua, dal menu degli strumenti, oppure di qua, stili, gestisci stili. Gestisci stili, possiamo andare qua nella gestione degli stili, applicare uno stile, selezionare uno stile ecco, se voglio applicare uno stile corpo del testo rientrato, ecco che è diventato corpo del testo rientrato. Poi voglio cambiare stile di nuovo e torno in corpo del testo e torno in corpo del testo normale e lui è tornato in corpo del testo normale. E questo è per applicare uno stile. Per creare uno stile personalizzato bisogna andare in fondo e c'è scritto, c'è fatto nuovo stile alla sezione, perché dipende da che sezione siamo. Se siamo nella sezione del testo crea un nuovo stile di testo, se siamo nella sezione dei titoli per esempio inserisce un nuovo titolo nei testi. Mettiamo nella sezione, poi possiamo anche metterlo da qualsiasi parte. Io voglio inserire nella nuova sezione di titoli un nuovo stile nella sezione e lo chiamo testo personalizzato. Ecco lo stile personalizzato. Allora vediamo come inserire un nuovo stile titolo. Prima l'abbiamo perso, nuovo. Si apre un attimo che si apre, ecco il nuovo stile di paragrafo, perché adesso siamo nel paragrafo, lui l'ha messo, forse è meglio di qua, perché dice nuovo stile nella sessione, siamo nel paragrafo, mettiamoci nella sessione titolo, nuovo stile nella sezione, perché vogliamo inserire un nuovo titolo e lo chiamiamo titolo in verde per esempio. Stili personali per il documento, prende testo personalizzato perché non c'è altri testi, può prendere un... ok, ha creato un titolo in verde che vediamo, titolo analitico, dove l'ha messo? In realtà l'ha messo qua, io poi posso spostarlo nella sezione titoli, titolo in verde, eccolo, poi faccio doppio clic per andarlo a modificare, o clicco il mouse destro, modifica stile, un attimo che si apre, è ereditato da titolo 10 perché eredita lo stile da quello precedente e possiamo cambiare il tipo di carattere. Qua c'è il Liberation Service 9 punti, che è molto poco, andiamo a un 20 punti. Ok, vedete che questo qua, sono andato a applicare il titolo qua, andiamo qua e questo lo faccio tornare titolo corpo del testo normale. Ok, andiamo qua in questo punto, io vado a inserire questo nuovo titolo che sto preparando, titolo in verde. Al doppio clic lui abilita di nuovo diciamo, attiva questo stile facendo doppio clic sull'icona titoli. Andiamo, clicco il mouse destro, modifica stile, oppure si fa clic di qua lo stesso e va a modificare lo stile. Ho cambiato il carattere, voglio mettere effetti carattere, cambiare il colore, visto che abbiamo messo titolo in verde, selezioniamo verde, ok, adesso vediamo che è diventato titolo in verde, proviamo a scrivere qualcosa, è ancora qua, vediamo in verde, perfetto. Adesso
Mettiamo che vogliamo in questo titolo in verde cambiare ancora lo stile e mettere in questo stile uno sfondo, trasparenza, per cambiare lo sfondo, tipo di carattere, questo è effetti carattere, anche comodo usare proprio la gestione degli stili per modificare uno stile. Ecco, io sono qua sul titolo in verde, qua c'è il colore del carattere e qua invece c'ho evidenziazione del carattere. Diciamo che voglio evidenziarlo in giallo, devo selezionarlo. Ok, evidenziato in giallo, posso cambiare lo sfondo, diciamo l'evidenziazione di un carattere. E questo, con gli stili si possono fare diverse cose, cambiare l'indentazione, poi creare un certo numero di stili e poi vedremo poi come salvarli. Ora possiamo vedere come inserire un'immagine all'interno del testo. Torniamo sullo stile corpo del testo perché almeno occupa meno spazio, torniamo sullo stile corpo del testo. Per inserire un'immagine si fa inserisci, immagine, da fare, sì, immagine, questa io ho già un'immagine pronta per inserire, ecco qua, una volta inserita l'immagine si può, per esempio se io parto da trascino un angolo e tengo premuto lo shift, posso ingrandire l'immagine mantenendo le proporzioni. Posso ridimensionare sempre trascinando gli angoli dall'altra parte. Con le proprietà delle immagini posso fare cambiare proprietà nell'immagine dove c'è scritto la cornice, posso selezionare una cornice nell'immagine e mettere una cornice intorno all'immagine, mettiamola a metterla una cornice verde. Vediamo che intorno all'immagine adesso c'è una cornice verde. Poi possiamo sbizzarrirsi, il tipo nelle opzioni c'è anche l'ancoraggio, dello scorrimento, bordi abbiamo visto, opzioni, il nome dell'immagine. Nella parte posizione e dimensione appunto possiamo vedere l'ancoraggio che ha il carattere. Se vediamo quando abbiamo l'immagine visualizzata c'è un'ancoretta qua dipende da dove è ancorata l'immagine, quindi a quale parte del testo sarà ancorata la nostra immagine. Quindi io posso ancorarla a diversi punti oppure scegliere di ancorarla al paragrafo o ancorarla alla pagina e quindi cambierà per comodità. Qua posso cambiare direttamente le dimensioni dell'immagine. Io qua adesso ce l'ho in pollici perché una volta avevo impostato in inglese, quindi però posso aumentare. Posso cliccare e mantieni il rapporto per fare in modo che se aumento la dimensione X, la lunghezza, aumenta anche l'altezza per mantenere l'immagine nelle proporzioni giuste. Allora andiamo avanti a vedere perché sono parecchie le cose da vedere della formattazione. Ecco, l'ultima cosa che c'è su questa cosa su queste proprietà che volevo farvi vedere è lo scorrimento del testo che posso scegliere separato, cioè il testo prima e dopo dell'immagine, come adesso è ottimale, ci pensa lui a metterlo nel modo ottimale, separato prima o dopo, parallelo, il testo passa da una parte dell'altra dell'immagine,
attraverso il testo passa sotto l'immagine. Per esempio parallelo, se io dico ok e poi provo a cambiare l'ancoraggio di questa qua, lo trascino qua e vediamo, trascino l'ancoretta più su, vediamo che il testo passa da una parte all'altra dell'immagine, però senza coprire l'immagine. Poi posso io cambiare, poi è più evidente se cambio da parallelo, passo a prima, lui cambia, mette tutto da una parte e poi posso vedere, non so se faccio un articolo o qualche cosa con la fotografia, qual è la cosa. Io adesso metto su ottimale, che è quella che vede lui migliore. Adesso questa chiaramente non è l'ideale di una formattazione. Adesso passiamo alle tabelle. Direi che è meglio cambiare pagina, allora facciamo inserisci interruzione pagina, che è una cosa che si usa molto spesso per saltare la pagina successiva, oppure control invio, che si inserisce una pagina nuova quando si cambia pagina per inserire, che si vede che un argomento è nuovo. Per inserire una tabella bisogna cliccare su tabella, inserisci tabella e andiamo in questo menu dove diamo un nome alla tabella, lasciamo la tabella 1, dice quante colonne, diciamo 4 colonne e 4 righe per esempio, righe intestazione, poi ci sono degli stili predefiniti, io adesso non ne applico nessuno perché andiamo poi a modificare lo stile noi. Vedete gli stili, posso fare stile tabella predefinito, che lui mette le barre, per il momento non mettiamo nessuno stile. E la tabella è inserita, attenzione che adesso noi vediamo i bordi, se noi facciamo visualizza nell'anteprima di stampa, visualizza file, facciamo questa l'anteprima di stampa, ecco, non c'è file, andiamo, ecco, lo uso parecchio, vediamo se andiamo file, anteprima di stampa, eccola qua, andiamo nell'anteprima di stampa del documento, vediamo che nella tabella non la vediamo, non vediamo le righe della tabella, perché vedremo solo il testo all'interno, quindi nelle cornici che andiamo a inserire poi sono importanti, usciamo dall'anteprima di stampa, di nuovo, andiamo di nuovo in visualizzazione normale, chiudiamo la finestra degli stili e poi vediamo che con la tabella abbiamo anche un tasto seleziona dove possiamo selezionare una cella, seleziona, che è molto utile per selezionare la tabella, seleziona o tutta una colonna, tutta una tabella, oppure possiamo fare col mouse, possiamo, aggiungere, per esempio siamo qua, aggiungiamo tabella e clicchiamo anche cliccando col mouse destro, inserisci una riga sotto, abbiamo inserito una nuova riga, adesso proviamo a modificare lo stile di una tabella, magari volere applicare, ecco qua, applicare un board, facciamo tabella, seleziona tutta la tabella, poi facciamo o col tasto destro oppure proprietà, andiamo a vedere i bordi. Vediamo che il bordo è nero, ma adesso è posizionato su nessun bordo. C'è diversi stili già predefiniti, per esempio il bordo solo bordo intorno, bordo centrale orizzontale, grigliato. Andiamo a scegliere grigliato, che così vediamo tutta la tabella, possiamo
aumentare lo spessore delle righe, sottilissimo, andiamo a mettere sottile, andiamo a aumentare lo spessore, ecco vediamo adesso le righe, quindi se facciamo file, anteprima di stampa, no, adesso ho fatto un'altra cosa, niente, file, c'è anche l'anteprima web, anteprima di stampa, vediamo che si vedono le righe, quindi qui vedremo il testo all'interno. Usciamo dall'anteprima di stampa col tasto ESC e abbiamo visto come poi si possono cambiare i bordi, lo sfondo e lì si può sbizzarrire. Direi di andare oltre sul menu tabella, lo provate e soprattutto si può cambiare anche di una colonna tabella, se per esempio seleziona colonna, mettiamo tabella, possiamo mettere proprietà, possiamo mettere anche un formato colonne, scegliere la larghezza della colonna e mettere anche un formato di testo, un formato numero alle colonne. Quindi o fare clic direttamente qua, mettere il formato del carattere, cambiare il carattere, paragrafo, inserire una formula e altre proprietà. Andando a vedere, andiamo a vedere come inserire un piepagina. Per inserire il piepagina c'è un'intestazione all'inizio della pagina, facciamo inserisci, intestazione piepagina, riga di intestazione e poi, oppure piepagina si può scegliere, e poi qua c'è diverse cose, la prima pagina, pagina a sinistra, selezioniamo tutto. Quindi questo piepagina che questo testa pagina che stiamo modificando, intestazione, si visualizzerà su tutti i documenti. A questo punto possiamo scegliere, vogliamo mettere il numero di pagina in testa, pagina, due punti, facciamo inserisci, codice campo, c'è già direttamente numero pagina, questo è già, però c'è anche, c'è il piepagina, però c'è anche direttamente l'inserire il numero pagina, abbiamo visto prima nel menu, per inserire il numero pagina direttamente senza entrare nel visualizza piepagina, ma qua si può fare direttamente. Qua inseriamo il numero pagina, ecco che ho inserito il numero pagina e vedremo che nella pagina successiva c'è scritto pagina 2 e nella pagina successiva è pagina 3. Volendo possiamo inserire nel piepagina quello che vogliamo, un altro codice campo, possiamo inserire per esempio numero totale delle pagine, numero totale pagina, due punti e poi c'è inserisci, comando di campo e c'è scritto numero di pagina, oggetto, altri campi e qua probabilmente spiegare come volendo se possiamo inserire un altro codice campo, inserisci codice campo, inserire una data che sarà sempre quella odierna, poi si può scegliere la data variabile, la data del documento e quindi possiamo. Ecco, andiamo a vedere un altro argomento che è il controllo ortografico. Per il controllo ortografico bisogna assicurarsi che questa cosa ABC sia attivata, sì, di solito è attivata, ha fatto un controllo ortografico terminato, adesso lui parte dal punto che per fare il controllo ortografico si parte dall'inizio del documento, strumenti, controllo ortografico. Ha visto per esempio questa frase che io poi ho lasciato apposta così utilizzare, posso dire correggi o correggi tutto, se dico correggi tutto correggerà tutte le parole scritte così. Adesso per vederle tutte
Open source in questo caso non deve correggere perché è proprio scritto così, e posso scegliere aggiunge correzione automatica, quindi aggiunge questa parola nuova che ha trovato, oppure posso ignorarlo questa volta. Debian di nuovo non lo conosce, in realtà avrei dovuto scrivere con la maiuscola, diciamo di ignorarlo. Alla fine utilizzare, questo qua c'è un altro di nuovo errore, facciamo correggi, di nuovo trovo open source, vedi se l'avessi aggiunto non mi sarebbe ricomparso. Debian si è accorto che va scritto maiuscolo, prima non me l'aveva suggerito. Dico di correggere anche Writer va scritto maiuscolo perché è il nome di un software. Di nuovo utilizzare sbagliato, chiudi, ignora questa volta, ma qua gira sempre perché correggi, correggi. Ha finito lilla, questo qua sono delle L e dico ignora, sottoelencato, sottoelenco non lo trovo, io dico sottoelencato, vabbè correggi, correggi, poi posso dire terminato, quando lui ha terminato tutto, ha terminato tutto il controllo ortografico, vediamo che non ci sono più sottolineati degli errori, quindi vediamo l'ultima cosa, come si può cambiare la lingua del documento, si fa strumenti, controllo ortografico e andiamo a selezionare lingua del testo, andiamo a selezionare la lingua del testo e quindi vediamo che abbiamo una grande variante di documenti, diciamo le più usate sono italiano, inglese, inglese UK, inglese, qua c'è arabo, ebraico, inglese UK, inglese US, ma adesso non cambio la lingua altrimenti mi sottolinea gli errori. Comunque si possono usare altre lingue e queste andrei a fare una parte sulla ricerca e sostituzione. Sulla ricerca e sostituzione permette di ricerca, questo è stato qua, modifica, trova, il tasto trova oppure trova sostituisci, che vengono lanciati in maniera veloce anche con CTRL F, vediamo CTRL F, che è un po' anche quello, ecco io voglio cercare la parola open, lui si mezza sulla parola open, oppure CTRL H, chiudiamo questo, CTRL H che trova e sostituisce. Ah no, si è aperta dell'altra videata, ecco, trova e sostituisci. Io per esempio voglio sostituire trova source e sostituirlo con source con la S maiuscola, tanto per fare un esempio. Ho sbagliato. Source. Trova successivo, trova successivo, trova successivo, trova successivo. Oppure posso fare sostituisci tutto. Vediamo che ha cambiato. Ma non ha cambiato niente. Modifica, trova e sostituisci, trova source, sostituisci con source. Facciamo, sostituisci tutto. Sostituito 3 volte. Sì, l'ha cambiato. Poi possiamo fare di nuovo CTRL H. Ecco, adesso si è aperto trovare open con open minuscolo e sostituire con open maiuscolo. Open e sostituirlo con open maiuscolo. Trova successivo, l'ha trovato, posso dire sostituisci. A questo punto se lo sposto in qua vedo cosa trova, dico sostituisci, vedete che l'ha sostituito open, quindi ha cambiato il maiuscolo open source, chiudi. Abbiamo fatto la ricerca di sostituzione, c'era l'uso dei modelli che è una cosa molto utile che permette di creare un modello
di fare qualche modifica e poi salvare il modello, per esempio, poi che è un modo molto valido per lavorare è quello di usare i modelli. E questa è una cosa che vale anche sia per i prodotti Microsoft, anche loro hanno dei modelli, hanno questa cosa, perché bisognerebbe sempre cercare di usare i modelli, evitare copiare, incollare, anche specialmente su PowerPoint, molti non li usano. Nuovo, bisogna fare il nuovo, anzi c'è proprio la cosa modelli, mod- file, nuovo, modelli, eccolo qua. E qui propone un po' di stili già predefiniti e lasciamo così quello predefinito, tutte le categorie, ce n'è uno, possiamo scegliere quello. Io ho quel modello di prova che l'ho già fatto io, semplice, posso sceglierne uno, un modello predefinito, cioè, ma dove cavolo è? Moderno, semplice, documenti di testo, tutte le categorie, ok, lettera, curriculum, modello di prova, predefinito, eccolo qua, una volta la vista fa cattivi, ecco, selezioniamo il predefinito, lui ha creato un documento nuovo, io posso in questo documento nuovo, magari se decido di modificare, per esempio, il titolo principale, lo vado a modificare lo stile titolo principale, voglio che sia sempre scritto in rosso, titolo, ok, ho finito la modifica, ho fatto la modifica sempre, poi chiaramente si possono modificare tantissime cose, applicare i miei font, applicare i miei caratteri, applicare tutti i miei stili che definiscono la mia azienda o font che sono stati assegnati da chi gestisce l'immagine dell'azienda e andiamo a salvare i modelli, file, modelli, salva come modello. E allora lui chiede in che categoria metterli. Ci sono diverse categorie, in questi casi se io voglio mettermene in una categoria particolare, devo prima creare la categoria andando appunto nella gestione delle categorie. Io l'ho già creata, ho creato una categoria corsi, inserisco il nome del modello, modello titolo rosso, salva. Io ho salvato un documento, un modello titolo rosso, quindi quando andrò, lo apro come. Ah, qua in questo caso vado a scegliere un modello di prova, titolo in rosso, apri. Vado ad aprire un documento usando il modello. Sì, devo fare così, devo fare file, modello per aprire un documento con modello. Poi quando scelgo faccio file, salva e non lo vado più a salvare come modello, ma lo faccio salvare come ODF. Quindi quando voglio aprire un documento e usare un modello, faccio file, invece di fare nuovo, di semplicemente seleziono un modello, anche se faccio modifica modello, ma in realtà non lo aprono, file, apri, nuovo, modelli, invece di fare documento di testo, l'altra è la modifica modelli, vado a scegliere il modello e vado a scegliere il modello titolo rosso. E con questo abbiamo visto un po' come i modelli, chiaramente poi bisogna diverse sbizzarrie. C'è l'ultimo passo adesso, la funzione MindMerger, che è una funzione che permette di usare la composizione, diciamo, di inviare uno stesso documento personalizzato a più persone. Io posso
andare col nome, però devo creare il documento principale, nome, per esempio, adesso non so, è proprio poca fantasia, cognome, poi vado a creare, per fare questa funzione bisogna aver preparato una tabella di dati che non ho fatto, diciamo che poi il tempo eventualmente si può vedere se qualcuno ha delle esigenze di vedere come funziona. Comunque strumenti, stampa guidata in serie, e allora lui mi guida già cosa voglio usare come documento. Io dico usa il documento attivo come documento da unire, deve esserci già un documento che voglio preparare, magari un documento con un testo che poi voglio personalizzare. Io uso il documento definito, oppure posso scegliere crea un documento, inizia dal documento e vado avanti successivo. Quale tipo vuoi stampare? Vuoi mandare delle mail? Posso scegliere di mandare delle mail o delle lettere, io dico delle lettere, poi scegli l'elenco di indirizzi, io adesso non ho indirizzi, posso scegliere un elenco di indirizzi, non ne ho nessuno, quindi dovrei aggiungere un elenco di indirizzi che non ho. Questo documento conterrà il blocco di indirizzi, adesso non ho il documento, però se avessi un documento che contiene il gruppo di indirizzi lo allego e, devo selezionare un elenco degli indirizzi, aggiungi, crea, posso crearla, titolo, posso nome Mario, cognome Rossi, qua mettiamo proprio poco, nome dell'azienda IT, problem solver, facciamo solver, nuovo, nome Giovanni Bianchi, nome dell'azienda libero professionista, mettiamo. Ok, io ho creato un elenco di indirizzi, adesso lui mi vuole creare un nome, elenco di prova, salva. Ecco, ho creato elenco di prova, ok, lui se è legato a questo blocco di indirizzi, controlla che gli indirizzi siano corretti, Mario Rossi, posso controllare gli indirizzi prima di inviare, perché fine. Però a questo punto devo inserire dove c'è nome, inserisci, devo inserirgli il campo, strumenti, comando di campo, data, altri campi, vediamo se ci sono qua i campi di stampo Unione, probabilmente no, adesso non è stato strumenti, bisogna inserire i campi di stampo. Ok, abbiamo finito la stampa guidata in serie, per poi fare la stampa vera e propria bisognava creare il documento principale, volendo possiamo rifarlo. Chiudiamo questo documento, facciamo salva, ma lasciamo senza nome, tanto volevo salvare solo così per tenere. Allora riapriamo Writer, un documento vuoto, ingrandiamo, chiudiamo gli stili, vediamo se riusciamo a fare file, strumenti, stampa guidata in serie, qua sono perse, uso il documento attivo, lettera,
Ok, successivo. Lui mi propone com'è, io dico zoom, pagina intera, come sarà la pagina finale, fine. Ecco che lui ha fatto la, ha fatto la stampa e posso vedere la gentile signora Bianchi, gentile signora Rossi, ha funzionato, signor Mario Rossi. Questo documento ha creato il documento Stampugnone, in realtà è partito dal nostro documento principale a creare un nuovo documento che è quello della Stampugnone. L'ideale però è preparare un primo documento dove andrò a inserirgli i campi, dice da lavorare un po' sui campi di Stampugnone, di posizionarli sui punti giusti. In realtà tra le cose che ho convertito da Office a LibreOffice, questa è una cosa che si fatica un po' di più perché LibreOffice è un sistema Office è un sistema un po' diverso, stampa Unione che consente di fare dei collegamenti, questo si basa su base, su database, comunque si riesce a gestire, a mettere i campi bene. Questo qua è il documento principale che ha fatto. Io allora a questo punto andiamo verso la fine del documento e siamo alla fine della presentazione. Ci sono alcuni suggerimenti nella navigazione, come salvare spesso il documento. Ecco, qua possiamo fare file, vedere le versioni del documento, file, si possono vedere tutte le versioni del documento, oppure attivare il navigatore col tasto F5, che poi è questo tasto, le versioni del documento, file, nuovo. In realtà le versioni eccolo qua, ma non è abilitato perché non è mai stato salvato. Eccolo, e per fare questo bisogna prendere un documento, apriamo il tasto apri di un documento precedente e apriamo senza nome di prima, e se facciamo file versioni possiamo vedere diverse versioni. Lui salva sempre, adesso qua non ne ho perché ne ho solo una e man mano posso vedere le versioni del documento, eventualmente tornare a una versione diversa. L'autocorrezione, configurazione per sostituzione automatica, di formattazione speciale, sono strumenti, opzioni di autocorrezione per strumenti, opzioni, e sono delle opzioni un po' più avanzate per correggere automaticamente il testo. Quindi il controllo ortografico, sarebbe correzione automatica. In realtà c'è già, durante la digitazione lui propone già le correzioni, infatti sottolinea in rosso i testi. Eh, Dunque siamo alla fine, eccoci alla fine, questa è una guida completa di LibreOffice. Alla fine di questa guida completa di LibreOffice abbiamo esplorato tutte le funzionalità a LibreOffice Writer, abbiamo esplorato tutte, cambio un attimo, solo un attimo, facciamo una transition, andiamo in full screen, andiamo a riassumere. In questa guida abbiamo esplorato tutte le funzioni di LibreOffice, insieme alle pratiche per creare documenti professionali. Spero che questo video vi sia stato utile e che possiate applicare questi consigli per i vostri lavori quotidiani, per scrivere i documenti. Se avete domande, suggerimenti, lasciate un documento qui sotto, sarò felice di rispondere. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao, saluti!